Ciao a tutti ragazzi, sono DJ Jacob, ho 48 anni, benvenuti a tutti sul mio canale YouTube. Il primo live l'ho lanciato a novembre del 2021, quindi non è tantissimo. Ho caricato dei live e ultimamente degli streaming in questo studio, che è appunto il Musical Box Studio, e colgo l'occasione appunto di ringraziare, un anno che collaboro con loro sia a livello di produzione come musica elettronica che a livello di registrazione e streaming dei miei live set. Detto questo, l'appuntamento di oggi è molto particolare e interessante perché abbiamo il piacere di avere due prodotti Pioneer DJ, esattamente tre, perché abbiamo i due CDJ 3000, abbiamo il DJ MV10 e abbiamo il DJ MA9. Però tutti insieme per lo più per confrontare il DJ MV10 e il DJ MA9. Ma colgo nel frattempo l'occasione di ringraziare Wimpy Music e Pioneer DJ Store Italia, che ha concesso a me e quindi a noi, a questa masterclass allo studio, tutto l'equipment Pioneer DJ. Allora, adesso entriamo un attimino un po' più nel dettaglio e andiamo a spiegare. Allora, qui abbiamo un CDJ 3000, questo è il DJ MA9 che Pioneer DJ ha lanciato e presentato il 28 febbraio di quest'anno, del 2023. Alla sua sinistra, qui a fianco, abbiamo il top di gamma 6 canali, sempre Pioneer DJ, che è stato presentato intorno a febbraio del 2020, no? Quindi diciamo 3 anni fa. Alla sinistra abbiamo uno dei due CDJ 3000 che è stato presentato e lanciato nella seconda metà del 2020. Quindi CDJ 3000, ricordiamo che sono multiplayer lettori top di gamma che possiamo incontrare e vediamo tranquillamente nei club, nei festival, e quindi tutto ciò che riguarda l'entertainment. Il DJ MV10, spendiamo un attimino due parole, è il top di gamma perché? Anzitutto perché è un 6 canali, quindi il primo mixer del 2020 che è uscito appunto 6 canali, ma è formato da tante novità. Prima novità per questo prodotto Pioneer DJ, l'equalizzazione per ogni canale a 4 bande. Cosa vuol dire? Abbiamo i bassi, abbiamo le medio-basse, le medio-alte e le alte. Quindi questa è la prima grande novità. Poi, altra grande novità, il compressore, ragazzi. Il compressore è molto importante quando decidiamo di collegare dei giradischi, quindi abbiamo magari un vinile datato, quindi noi con il compressore, alzando il compressore, non andiamo ad alzare tanto il volume, quindi non è un secondo trim, ma andiamo a rafforzare quelle frequenze che nel vinile in questione o in una traccia che è registrata piuttosto bassa ci andrebbe a mettere in difficoltà quando andremo a fare dei passaggi, ok, da una traccia all'altra. Questa è la prima cosa. Poi, altra cosa importante da dire su questo mixer, la funzione dell'isolator. La funzione dell'isolator è fondamentale perché? Perché è un'equalizzazione sul master. Tra l'altro la novità è che non va da più 6 a meno 6 dB, ma da più 9 a meno 9 dB. Quindi in poche parole, adesso vediamo di far capire un attimino che cosa intendiamo. Se io tolgo le basse, le medie e le alte, vado a chiudere completamente tutto. Non solo, se io dovessi fare un passaggio, ok, piuttosto che togliere i bassi, posso lasciarli e io tolgo direttamente i bassi dal master. Quindi voi capite che è un'equalizzazione molto importante. Poi andiamo avanti. La novità che ha portato il V10, ok, e che nemmeno la 9 avrà, ma dopo vediamo che cos'ha, è un filtro dedicato su ogni canale e sul master che ha la risonanza a parte. Quindi nel Sound Color Effects, dopo vedremo com'è, ok, abbiamo il parametro, invece qui abbiamo due parametri, il filtro, il knob del filtro, ok, che possiamo scegliere se passa basso o passa alto, la risonanza, ok, e come detto ogni canale, anche il master, ha il filtro che è praticamente in questo modo. Noi alziamo la risonanza, questo è il passa alto, io scelgo il passa basso, quindi fatto in questo modo, ed è una sezione filtri molto importante.
Una cosa importante da dire, questo mixer è totalmente 100% digitale, ha un DSP interno da 64 bit, un routing interno e una doppia scheda audio, perché vediamo che si possono collegare con le porte USB di tipo B appunto due computer. A livello di software di pertinenza, quali software supporta il DJI-MV10? Rekordbox, Traktor e Serato. Facendo un raffronto invece sul DJI-M9, parlando di software, abbiamo, diciamo così, non abbiamo più la connessione a Traktor, abbiamo sempre Rekordbox e abbiamo la connessione a Serato DJ Pro. Quindi dal passaggio dal V10 alla 9 è rimasto Rekordbox, è rimasto Serato, ma non c'è più la connessione a Traktor. Altra cosa molto molto importante del DJI-MV10, più unica diciamo che negli altri mixer, è un display touch resistivo. Resistivo cosa vuol dire? Lo stesso display touch resistivo dei HDJ 3000. Quindi è un display altamente resistente, capace comunque di sopportare proprio la pressione delle dita. Essendo resistivo, lui si mantiene nel tempo. Altra cosa, andando qui nelle impostazioni, c'è la possibilità, in questo caso io ho qui la chiavetta collegata al CDJ 3000, tutto il protocollo in link che dopo andremo a ricordare. Io vado in My Setting Load, praticamente gli do l'ok, lui riconosce che è già lì, ok, quindi mi ha caricato la configurazione su quella chiavetta che in Pro DJ Link è collegata chiaramente al V10. Stessa cosa per dargli l'input di caricare gli effetti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo, collegando il V10 all'inizio in questa porta USB, dove di solito qui si collegherebbe l'RMX1000 con i comandi dedicati, abbiamo la possibilità di salvare i nostri parametri e poi caricarli nel My Setting Load. Per quanto riguarda la configurazione degli effetti, quindi se decido di togliere le alte, le basse, le medie di un effetto, il tempo di un effetto, salvarlo sulla USB, e dopo, nel momento in cui noi andiamo a lavorare in un club o in un festival o comunque in un locale presente il V10, noi abbiamo l'opportunità di inserire lo slot lì della USB, digli il My Setting Load, e noi abbiamo settato praticamente tutto ciò che è la sezione degli effetti, con anche il tempo e le frequenze. Abbiamo la possibilità di andare in ogni locale con tutti i DJI V10 che incontriamo col nostro settaggio, e questa è diciamo così una funzione più unica che rara. A livello di effetti, per quanto riguarda il BitFX, altra novità, abbiamo il pulsante, ok, noi possiamo assegnare su ogni canale, ok, il BitFX, compreso, come detto per il filtro prima, anche sul master, ok, quindi non abbiamo più il knob che dobbiamo andare da sinistra a destra, come era ad esempio per il predecessore della 9, ok, il DJI 900 Nexus 2 aveva lo slot e si doveva andare a canale 1, canale 2, canale 3, canale 4 e sul master. Qui possiamo assegnare a ogni canale, anche al master, l'effetto, e abbiamo la presenza, adesso vediamo se me lo inquadrano, dello shimmer. Lo shimmer praticamente adesso lo faccio partire, ok. Per quanto riguarda lo shimmer, è praticamente una sorta di riverbero, che qui è il riverbero normale, invece verso destra è fatto in questo modo. Ecco, questo è il nuovo effetto presente nel DJI MV10. Altra cosa importante da dire sul DJI MV10 è tutta la parte degli effetti a mandata. Cosa sono gli effetti a mandata? Gli effetti a mandata, innanzitutto non c'è il Sound Color FX nel DJI MV10, c'è il BitFX di cui abbiamo visto adesso. Non c'è il Sound Color FX, ma ci sono appunto gli effetti a mandata, e sono short delay, long delay, dub echo, riverbero. Praticamente abbiamo due possibilità. Cosa vuol dire? Che attivando la mandata dell'effetto, attiviamo la mandata e c'è con la funzione Master Mix il ritorno dell'effetto direttamente sul canale a cui abbiamo attribuito la mandata.
e adesso vi faccio sentire, più che vi faccio vedere che cosa intendo. Per dire, questo è il mio canale, io seleziono uno short di lei, ok, e gli do la mandata. Come sentite abbiamo la possibilità di averlo direttamente sul canale, ok? Se invece io disattivo la funzione Master Mix e vado ad esempio sul canale 2, sul built-in, che è in questa parte, io avrò sempre il mio brano sul canale 1, ho disattivato praticamente la mia funzione Master Mix, ok? Gli do la mandata e ce l'ho praticamente sul canale 2. Ce l'ho sul canale 2. Questa è una cosa molto importante, assolutamente molto importante, di questa tipologia di effetti. Non solo, questo è un effetto, sono effetti modulari, quindi abbiamo degli inviluppi veri e propri, il tempo dell'effetto, il dry wet dell'effetto, l'intensità dell'effetto, il feedback, il tono dell'effetto. E chiaramente vengono, il risultato sono delle configurazioni audio per quanto riguarda gli effetti mai visti prima. Ricordiamo un'altra cosa importante. I convertitori analogico digitale, digitale analogico, già nel DJM V10 sono stati messi per la prima volta convertitori ESS Technology a 32 bit. Ricordiamo per esempio che il predecessore del DJM A9, il DJM 900 Nexus 2 e anche l'XZ, se vogliamo fare un paragone con un altro prodotto di quegli anni, Pioneer DJ, hanno i convertitori analogico digitale, digitale analogico in entrata e in uscita a 24 bit. Quindi già però nel DJM V10 sono stati portati a 32 bit, quindi vuol dire un suono fluido, pulito. Ecco, diciamo che sono le caratteristiche principali. Poi abbiamo qui, vedete, a fianco gli effetti a mandata, abbiamo External 1 e External 2. Cosa servono? Praticamente noi abbiamo la possibilità di collegare ad esempio un pedale piuttosto che un riverbero, ok? E averli direttamente nell'External 1, nell'External 2 e contemporaneamente io posso ad esempio attivare il mio External 1 e insieme anche uno dei 4 effetti a mandata, anche un riverbero, e oltretutto posso anche attivare quindi l'External 1 piuttosto che l'External 2, i miei effetti a mandata e un filtro passa alto e passa basso. Quindi diciamo che le configurazioni appunto sono proprio infinite con questo mixer. Quindi secondo me è proprio stato un grande prodotto. Però adesso concentriamoci sul altra cosa che mi stavo dimenticando, la doppia presa delle cuffie, ma non dalla piccola alla grande che aveva anche il DJM 900 Nexus 2, no, abbiamo un comando che è l'Headphones A, ok, in cui c'è il volume e il livello della cuffia, dove qui ci sono i 2 attacchi, ma già nel V10 abbiamo lo spazio dedicato per l'Headphones B, che possiamo inserire, adesso vabbè, comunque è proprio qui, ci sono sempre 2 collegamenti. Questo vuol dire che già nel 2020 Pioneer DJ aveva pensato al top per quello che è un servizio di mixaggio tra 2 DJ per fare back to back, quindi un disco io, un disco tu, senza però andarci a disturbare, con però anche il discorso del linkaggio, ok? Abbiamo il tasto link sia per l'Headphones A e il tasto link per l'Headphones B. Che cosa serve questo tasto link? Ricordiamo anzitutto che per una resa ottimale i prodotti, in questo caso parliamo di questi prodotti, ok? Quindi i 2 mixer, il V10, la 9 e i 2 CDJ 3000, che possono essere 3-4 quelli che sono, vanno in armonia tra di loro, dialogano tra di loro se sono collegati in modo corretto al collegamento Pro DJ Link, nel senso che io adesso ho fatto qui un collegamento particolare, cioè ho collegato un 3000 alla 9 proprio da cui vi sto parlando e quest'altro CDJ 3000 al V10 proprio per farvi ascoltare l'uno e l'altro.
nella normalità, se così la possiamo chiamare, in cui lavoriamo solo sulla 9 o solo sul V10, dobbiamo, siccome qui adesso la camera inquadra che ogni mixer, il V10 e la 9, ha una porta LAN, quindi avendo 2 o più CDJ 3000 collegati o al V10 o alla 9, dobbiamo avere un hub LAN in cui partire praticamente dal mixer all'hub LAN e i 2 o più CDJ 3000 all'hub. In questo modo i collegamenti per ogni mixer, quindi chi usa la 9 o chi usa il V10 con 2 o più CDJ 3000, sono collegati in modo corretto. Come facciamo a capire se il modo è corretto? Mi direte lo sapevo già, lo vediamo subito. Ma andiamo in play, ok? E scusate, il canale 2, ho sbagliato, e vedete che praticamente dal bianco, ok, quando io vado ad alzare il canale col mio master, lui diventa rosso, ok, quindi quando sulla jog compaiono ai lati il rosso, e vediamo la stessa cosa se la camera si avvicina un attimo, vediamo la stessa cosa, ok, sul DJM V10, quindi quando il canale giù col master lui suona tranquillamente, è attivo, funziona ma in bianco. Quando il collegamento Pro DJ Link è corretto, quando vado ad alzare il canale, come vedete ai lati diventa rosso. Ecco, quindi una volta che vi viene fuori il rosso, per farla breve anche a chi non è particolarmente tecnico, questa è la prova del 9 per far capire che il collegamento Pro DJ Link è corretto. Cosa abbiamo nel collegamento Pro DJ Link e perché dobbiamo per forza collegarlo al mixer? Lo dobbiamo collegare al mixer perché se vogliamo avere la quantizzazione ufficiale, no? Per cui io adesso vado in play, ok, gli do qui il canale, alzo, ok. Come faccio a accorgermi? Perché se io aumento, se puoi un attimo inquadrare qui, se io diminuisco e se io aumento, praticamente gli effetti mi vanno allo stesso bit del lettore CDJ. Stessa cosa qui per il DJM A9, ok? Io vado in play, no? Abbiamo quindi l'effetto dedicato. Come puoi fare inquadrare, in meno o in più, lui praticamente è quantizzato con l'effetto ed è molto importante. Poi il tasto link delle due cuffie servono perché i CDJ 3000 hanno la touch cue, quindi io posso toccare praticamente la banda mentre la traccia è in movimento e in cuffia ascoltarlo, e facendo vedere sempre nella camera, ok, la touch preview mi permette sempre in cuffia, attivando il mio tasto praticamente link, io posso, mentre la traccia è in riproduzione, ascoltarmi mentre tengo premuto, sento il punto in cui io voglio che venga fatto questo. Inoltre con il collegamento Pro DJ Link abbiamo attivata la funzione BitSync, anche se io non suono BitSync, comunque quello, e l'HKSync, se non è il link le funzioni sono disattivate. Ma ora concentriamoci sul DJM A9. Come detto, 28 febbraio 2023 Pioneer DJ presenta questo prodotto. Un prodotto innovativo, è un prodotto che va praticamente a sostituire, come detto prima, il DJM 900 Nexus 2. Quali sono le novità? Beh, anzitutto per fare un paragone col DJM V10, dato che proprio la masterclass è impostata sui due prodotti a fianco a confronto, ok? Per quanto riguarda i convertitori analogico digitale, digitale analogico a 32 bit, come detto prima, sul V10 sono stati messi agli inizi del 2020, mentre il DJM 900 Nexus 2 ha ancora, certo, i convertitori analogico digitale ESS Technology a 24 bit, sul DJM A9 sono stati messi a 32 bit. Io vi ho parlato di questo per farvi capire a livello cronologico che questa importante novità era stata implementata 3 anni fa sul DJM V10, anche se è il top di gamma, se è un'altra tipologia di mixer, però è per spiegare proprio da dove arriva questo passaggio da 24 bit a 32 bit. Il primo è stato proprio il DJM V10, quindi dal DJM 900 Nexus 2 da 24 bit siamo passati a 32, quindi alta qualità, suono fluido, suono pulito. Abbiamo parlato prima del DJM V10 per quanto riguarda la doppia possibilità delle cuffie headphones A e headphones B.
però ce la ritroviamo anche qui nel DJM A9, cosa che non c'era nel predecessore DJM 900 Nexus 2. Se inquadriamo un attimo qui, abbiamo l'Headphones A, ok, con le due prese piccole e grandi, ma abbiamo anche l'Headphones B, proprio come inquadriamo qui il DJM V10 dove vi ho spiegato prima. Quindi abbiamo parlato del doppio ingresso delle cuffie, abbiamo parlato dei convertitori SS Technology a 32 bit, ma una cosa che mi sono dimenticato, scusatemi, di dire del DJM V10, che è una caratteristica identica messa anche su DJM 9, è l'equalizzazione della boot. Inquadriamo un attimo qui abbiamo il livello e per la prima volta abbiamo l'equalizzazione alti e bassi della boot. Ok, passiamo la camera di qua, ok, guardiamo la boot, l'equalizzazione, la sezione boot su DJM9 è identica, cioè abbiamo il livello, abbiamo gli alti, abbiamo i bassi. Questo per dire che erano stati implementati per la prima volta praticamente sul DJM V10 e dopo riportati sul DJM 9. Allora, quello che è stato implementato proprio ex novo, riprogettato e creato proprio una sessione a parte del DJM 9 è la parte microfonica, da cui vi sto parlando io. Perché? Allora, anzitutto abbiamo il pulsante talk over, vedete che se io non succede niente, facendo sentire praticamente la traccia, io parlo praticamente sul pezzo che sta andando, d'accordo, e ho la possibilità di intervenire modello radio, no? Sta suonando, piuttosto che dopo rischiaccio il pulsante e continua ad andare tranquillamente la mia traccia. Allora, altra cosa importante è il riverbero dedicato, che si può decidere di attivare. Sentite, si sente? Sentite un attimino con il suo parametro, ok, con la sua intensità, ok, e adesso lo disattiviamo e poi, oltre ovviamente agli alti e ai bassi, sempre della sezione microfonica, abbiamo un'altra sessione, ok, di 3 effetti dedicati. Il primo è praticamente l'eco, riuscite a sentire? Ok. Poi abbiamo il megafono che alzo un po', sia di qua sia di là, ok, scusate il fischio, e poi abbiamo praticamente il pitch che se io vado verso l'alto mi diventa così, se io vado verso il basso mi diventa così. Ok, detto questo, un'altra cosa comune che hanno tutti e due i mixer, V10 DSP a 64, convertitori SS Technology, analogico digitale, digitale analogico, 32 bit tutti e due, abbiamo detto le due porte USB di tipo B, quindi doppia scheda audio per quanto riguarda il V10, doppia scheda audio per quanto riguarda il DJM9 e troviamo, guardiamo un attimo, notiamo qui abbiamo due porte di USB di tipo B che puoi inquadrare qui, sono presenti sul V10. Nella 9 troviamo anche, insieme alle porte USB di tipo B, le due porte USB di tipo C. Ma non è finita qua, per quanto riguarda il DJM9 abbiamo anzitutto il display, come potete vedere se può inquadrare, qui un display riprogettato rispetto al DJM 900 Nexus 2 a colori, ok, scusate, dove abbiamo tutte le informazioni, ok, che ci servono, ok, dal tempo, vedete qui, no, lo possiamo rollare così. Altra cosa importante che abbiamo, mentre nel DJM V10 il BitFX lo possiamo assegnare per ogni canale perfino sul master, nel DJM 900 Nexus 2 dovevamo scrollare il knob per selezionare il canale 1, 2, 3, 4 sul master o sul microfono. Qui per la prima volta sono stati assegnati dei tasti dedicati. Lo vogliamo sul canale 1, ok, sul 2, sul 3, sul 4, sul microfono, ok, e perfino sul master. Quindi abbiamo proprio il pulsante dedicato. Ecco, questa è la cosa molto importante. Altra cosa importante che sul V10 è stata implementata nel 2020, il fader Magwell di terza generazione. Quindi la novità di questo del top di gamma che uscì appunto nella prima parte del 2020 era già introdurre, ok, un crossfader Magwell di terza generazione. Cosa vuol dire?
chi è amante dello scratch, chi sa scratchare, io no ragazzi, quindi mi metto in discussione, mi tiro indietro, riuscirà a capire perfettamente l'importanza, ok, di switchare con questo fader. Che cosa? Guarda, se adesso inquadriamo il fader del DJM, il crossfader, scusate, del DJM 9, Magwell di terza generazione. Identico, quindi da dove arriva questo Magwell, questo crossfader? Deriva, ok? L'implementazione è stata fatta già nel V10 ed è stata giustamente apportata anche a quello che è il DJM 9. Altra novità, il pulsante center lock, guarda se possiamo inquadrarlo. Allora, come detto, il V10 ha la risonanza a parte, e una cosa, scusami, inquadrami qui, oltre alla risonanza per ogni canale, no? Che comunque c'è, abbiamo la possibilità da sinistra verso destra, ok, scegliere l'inviluppo del filtro dedicato, che sia passabasso o passalto. Se ci ricordiamo anche sull'XZ e così sul DJM 900 Nexus 2 e anche sulla 9, no, abbiamo la possibilità di essere al centro in cui l'effetto, il filtro per esempio, il noise, il crash non c'è, ok? Verso destra abbiamo un tipo di effetto e verso sinistra un altro tipo. Nel caso del filtro, guarda qui, inquadriamo la 9, abbiamo passa alto dal centro verso destra, passa basso dal centro verso sinistra. Nel DJM V10 invece, se io voglio selezionare passa alto, passa alto, ho il tasto dedicato, ma l'inviluppo del passa alto o del passa alto è da sinistra verso destra, quindi non dal centro. La funzione center lock, ritornando sulla 9, è importante perché se durante una performance, mentre stiamo facendo un live per quanto concerne un filtro, noi stiamo usando il passa alto, quindi dal centro ci muoviamo a destra, se noi attiviamo la funzione center lock, quando abbiamo finito lui si ferma in mezzo. Perché questo è importante? Perché non mi dà la possibilità di andare a sinistra. No? Perché in un live alcune volte capita che comunque siamo presi da tutto quello che stiamo facendo e ovviamente se stiamo facendo un filtro passa alto non sarebbe carino che non ci ricordiamo e facciamo il passa basso, facciamo soltanto disastri. Stessa cosa se io utilizzo il center lock per il passa basso, quando poi vado a metà il center lock me lo blocca. Ed è il primo mixer al mondo in cui è stata proprio apportata questa miglioria. Poi, parlando di altre tipologie, sui software l'abbiamo detto, anche qui nel multi c'è la possibilità di collegarci all'RMX 1000 e se vediamo anche lo slot di questa USB e lo slot del DJM V10 su quest'altra USB sono indispensabili ragazzi per aggiornare i firmware. I firmware, come voi ben sapete, sono l'anima dell'hardware, cioè questi sono hardware, sono prodotti fisici che hanno i DSP, hanno i circuiti, hanno i microchip, ma una volta comprato, come voi ben sapete, ma lo ricordo, quando la casa madre, in questo caso PNDJ, fa degli aggiornamenti, vengono creati dei firmware, i firmware vengono scaricati in che modo? Praticamente si va sul sito, ok, si formatta, se avete una chiavetta a 32 giga in FAT32, estrarrete il file UPD, ok, e mettete solo l'UPD dentro, dopodiché c'è una procedura, una combinazione tra il tasto di accensione che cambia per il CDJ 3000, per la 9 vabbè è ancora uscito da poco, per il V10 io personalmente ho aggiornato il firmware che è uscito verso dicembre, ok, e si può farlo solo con la chiavetta USB e la combinazione di altri tasti ed è molto importante perché appunto quando è nato DJM V10 aveva un protocollo Pro DJ Link di 4 canali, dopodiché con l'ultimo firmware invece si è passati a 6 canali, quindi vuol dire che non avendo il firmware aggiornato io voglio collegare 6 CDJ 3000, non posso farlo, con l'ultimo firmware invece sì. Ecco, queste erano un attimino quelle che sono praticamente le novità. Se volete un mio pensiero, sono veramente contento. Io ho cominciato ragazzi con i CDJ 2000 Nexus 2, prima Nexus, poi Nexus 2 e il DJM 900 Nexus 2.
diciamo ho cominciato a entrare in empatia con i prodotti Pioneer DJ, dopodiché ho acquistato DJS1000, ho iniziato a fare anche delle produzioni solo in hardware senza le Dave, proprio con il DJS1000, dopodiché ho comprato l'XDJ-Z e mi sono trovato veramente bene. Dopodiché sono passato ai CDJ 3000 e in questa masterclass appunto Wimpy Pioneer DJ Store Italia ha fornito questo equipment che a mio parere, ok, oltre a essere chiaramente l'indiscusso leader nel settore mondiale del club dell'entertainment di tutto il mondo, palchi, festival, discoteche locali, io ho trovato proprio un'intesa perfetta, oltre che appunto al protocollo Pro DJ Link che lega tutti i prodotti e soprattutto questi 3 prodotti top di gamma Pioneer DJ, vedete con una chiavetta, se io ho 6 CDJ 3000 collegati al DJM V10 o 4 per il DJM A9 che è un 4 canali, io posso avere una chiavetta sola. Un tempo non era così, dovevo avere una chiavetta per ogni lettore, multiplayer e quant'altro. Vi posso dire che diciamo questo prodotto, il DJM V10, oltre a essere il top di gamma, secondo non solo me, ma sono già state fatte molte recensioni accurate nel 2020, è proprio uno strumento in tutto e per tutto. Va secondo me conosciuto, capito, compreso, proprio per evitare, ragazzi, delle figuracce, perché comunque ci sono molteplici combinazioni di effetti. Si ha proprio il piacere di modellare e plasmare il suono a nostro e a proprio piacimento, oltre che settando con la USB io vado in un altro mixer e ho tutte le mie configurazioni belle lì pronte proprio per i DJ professionisti. Ma tanto di cappello anche qui a fianco al DJM A9. Grandi sono state e tante le migliorie rispetto al predecessore DJM 900 Nexus 2. Mi sono dimenticato di dire un'altra cosa, un'altra caratteristica, lo spazio. Innanzitutto di 3 centimetri è leggermente più grande del DJM 900 Nexus 2. Quelle che sono state un attimino che è aumentato un attimino è lo spazio tra i knob, tra le manopole, quindi sempre per noi che abbiamo le manone grandi, su DJM 900 Nexus 2 erano un po' più ravvicinati. Ci sono anche altre 3 novità per quanto riguarda il DJM A9. Allora, la prima è, vedete qui il tasto dedicato Bluetooth per questo mixer, per cui noi con un iPhone, un iPad o comunque anche un telefono di tipo Android possiamo, senza il cavo che invece prima c'era nel predecessore di GM 900 Nexus 2, collegarci e assegnare ad esempio o il canale 3 o il canale 4 per riprodurre musica con il nostro cellulare. Con la funzione Bluetooth accesa noi possiamo connettere via Bluetooth il nostro telefono piuttosto che l'iPad o l'iPhone, e noi, scegliendo sempre il canale 3 o 4, possiamo dedicarlo alla nostra uscita per un brano, una traccia dal nostro cellulare. Seconda importante novità, la vedete questa antennina che è rimovibile se si vuole. Questa antenna Wi-Fi che per la prima volta è stata portata su questo mixer, non c'era DJM 900 Nexus 2. Che cosa ci permette di fare il Wi-Fi? Anzitutto ci permette di poterci collegare al Cloud Direct Play di Rekordbox, quindi una volta che noi in Rekordbox abbiamo le nostre playlist, i nostri brani su Dropbox, con la funzione Wi-Fi possiamo, sempre scegliendo il 3, il 4, comunque uno dei 4 canali, possiamo diciamo così far riprodurre i nostri brani nel Cloud Direct Play su Dropbox per quanto riguarda Rekordbox. Altra cosa importante, novità grandissima, l'applicazione per iOS e quindi anche per l'iPhone, l'iPad, così è importante perché quando noi suoniamo e siamo in console, se la regia o comunque dove c'è l'iJockey, il visual jockey e perché no anche i fonici vogliono avere un attimino sotto controllo la nostra situazione, sia dei livelli per quanto riguarda il mixer e sia collegato in Pro DJ Link anche capire che traccia sta suonando con uno dei CDJ, in particolar modo i CDJ 3000, e quali brani io ho caricato. Non solo con StageEnd si può con il Wi-Fi avere il controllo di ciò che in console noi stiamo facendo, ma
addirittura si possono anche apportare delle modifiche, quindi queste sono diciamo le caratteristiche principali per quanto riguarda la Wi-Fi. Mi sono dimenticato di dire e lo faccio ora, per quanto riguarda la sezione BitFX abbiamo già parlato del display che non è touch, comunque è stato rifatto, riprogettato a colori molto più chiaro e intuitivo. Vengono implementati 3 BitFX mai visti prima. Abbiamo il triplet filter, abbiamo il triplet roll e abbiamo l'effetto Mobius. Poi per quanto riguarda gli altri restano tutti quanti. Vi faccio ascoltare il Mobius in particolare perché è un effetto dovuto alla variazione dei 4 oscillatori. Adesso io metto in loop la mia traccia, ok, e gli do praticamente do via il Mobius. Ecco, praticamente è un effetto singolare che non avevamo mai visto e a differenza di quasi tutti gli effetti del BitFX io posso assegnare un canale che non è per forza quello del brano che sta andando, lui mi funziona, comunque si attiva senza avere il segnale audio, quindi usando un canale che non è per forza quello della traccia. Credo di aver fatto una rivisitazione, ok, perché non ho detto niente che non sapevate già, però magari preso singolarmente. Avere questi 3 prodotti e soprattutto 2, uno a fianco all'altro qui sul tavolo, io vi dico la verità, sono anche emozionato perché a parte che, come vi ho detto, è il mio primo video e averli qui a fianco è per me una cosa molto, molto importante che intendo proprio valorizzare. Io ragazzi sono giunto al termine, nel senso che ho detto secondo me quello che potevo dirvi, ci sarebbero volendo anche altre cose da dire, ma come detto sono già state fatte delle recensioni in merito al prodotto. A questo punto io non posso far altro che ringraziare ancora una volta voi innanzitutto della pazienza, spero che vi iscriviate al mio canale YouTube, oltre che per darmi un sostegno, proprio perché da questo video, che è stato il primo appunto del mio canale, ne susseguiranno altri, ok, in cui potrò magari fare delle recensioni come queste secondo me, perché non sono assolutamente tutorial, ok. E praticamente ringrazio il Musical Box Studio con cui collaboro da un anno, che mi ha dato la possibilità di fare questa masterclass, e soprattutto, come detto all'inizio, ringrazio Wimpy Store Pioneer DJ Italia che ha fornito l'equipment Pioneer DJ. Grazie del tempo in cui siete stati con me, vi farò sapere poi delle novità, ci sarà tra poco, a breve, un'altra masterclass, non vi dico nulla, e grazie a tutti, un saluto e ciao ciao raga!